Ciao, sono Alessia di Alessia Scrap and Craft e Casa Organizzata. Se non vuoi perdere neanche uno dei miei video, ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo. Ce ne sono spesso, ne sto facendo molti e quindi seguimi. Ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Oggi un nuovo punto molto semplice e molto bello. Eccolo qua. È un punto in rilievo, un punto tessuto in rilievo, come vedete dietro è così e davanti è così. Io oggi ho la macchina fotografica che per fare i video fa le bizze, quindi spero che si veda. E andiamo subito a vedere come si fa, perché vi dico molto semplice. I punti che servono sono la maglia bassa, la maglia bassissima e la mezza maglia alta, quindi tutti punti molto semplici. Andiamo a vedere come farlo. Vediamo un po' un gomitolino che possa andare bene e vediamo. Io questo l'ho fatto con quell'acrilico mezzo acrilico mezzo cotone, che è molto bello, molto morbido, che uso spesso. Lo mettiamo qua, vediamo un po'. Come vedete, a me sembra che il video non stia venendo, cioè non sia meno nitido rispetto al solito. Vediamo un po', perché questa macchina è vecchissima e prima o poi dovrò cambiarla. Allora andiamo a vedere come fare. Catenella multiplo di 3 più 1, quindi io adesso vado a fare giusto 13 catenelle. 2 3 4 e 13. Meglio lavorarlo morbido. Io adesso ho un uncinetto non tanto, abbastanza fine. In questo momento qua non ne trovo altri, comunque lo faccio con questo. 13 catenelle, andiamo a puntare nella terzultima, andiamo a fare un primo giro tutto a maglia bassa, quindi questo è il primo giro e i giri di andata saranno sempre fatti in questo modo, quindi tutto a maglia bassa. Ecco qui, primo giro maglia bassa, tutti i giri di andata, quindi tutti i giri dispari saranno fatti in questo modo, mentre invece i giri pari sono, questo vabbè è il primo giro di stabilizzazione, poi vi faccio vedere dal terzo in poi come vengono fatti i giri dispari. Andiamo a fare il giro pari, quindi una catenella, nel primo punto facciamo una maglia bassa e poi andiamo nel punto successivo a lavorare una maglia bassissima. Poi nei due punti successivi invece andremo a lavorare 2 mezze maglie alte e in quello successivo una maglia bassissima. Quindi a parte all'inizio dove andiamo a fare una prima maglia bassa, poi alterneremo sempre una maglia bassissima, 2 mezze maglie alte, una maglia bassissima. Adesso faccio di nuovo 2 mezze maglie alte, poi una maglia bassissima, poi di nuovo 2 mezze maglie alte, ok, una maglia bassissima e poi terminiamo con una maglia bassa, quindi i giri saranno sempre terminati e iniziati e terminati con una maglia bassa. Ed ecco qua che vedete si forma il nostro rilievo esattamente come qui, e questi sono i giri pari, quindi tutti i giri pari andranno fatti in questo modo, mentre invece i giri dispari andiamo a vedere come farli. I giri dispari sono sul rovescio, in realtà andiamo a fare una catenella e poi in ogni punto andiamo a lavorare solo nell'asola posteriore. Come vedete io qua ho tutte le mie asolette posteriori, vado a fare la maglia bassa, quindi tutto a maglia bassa, puntando sempre nelle asolette posteriori. Quindi in ogni punto
vado a fare una maglia bassa nell'aso letta puntando sempre nell'aso letta posteriore. Quindi molto semplice, perché appunto sono solo 2 giri che si alternano sempre uguali, quindi tutti i giri dispari saranno sempre fatti a maglia bassa puntando nell'asola posteriore, mentre invece tutti i giri pari saranno fatti alternando le maglie bassissime con le maglie mezze maglie alte. Ed ecco qua che ho fatto il mio giro dispari. Proviamo a farne ancora uno di quelli con rilievo, quindi andiamo a fare la maglia bassa, poi la maglia bassissima, poi le 2 mezze maglie alte, 1 e 2, poi la bassissima, poi ancora 2 mezze maglie alte, bassissima, 2 mezze maglie alte, bassissima, ultimo punto, una maglia bassa e voilà. Ecco qui il nostro lavoro in rilievo. E voilà, ecco qui il punto Susanna che ha questo bel rilievo, lo vediamo qui ancora più definito, perché con questo tipo di filato rimane più definito. Comunque è bello con tutti i tipi di filato, meglio appunto lasciarlo morbido, lavorarlo morbido. Bellissimo. Direi che ho già detto tutto, va bene chiaramente per le classiche copertine, ma anche per tantissimi altri progetti, quindi progetti per la casa, accessori, golfini e qualunque tipo di idea possiate avere in mente. Questo è un punto molto versatile con un leggero rilievo e con questo disegno particolare, quindi adatto a tantissime idee. Direi che ho detto tutto. Ci vediamo alla prossima. Buon lavoro, punto Susanna. Ciao.